Stasera, come sapete, siamo giunti finalmente al canto 11° del Paradiso, il grande canto dedicato alla Mirabil-Vita di Francesco d'Assisi. Come è noto, la cantica del Paradiso descrive il viaggio di Dante attraverso i 10 cieli che si credevano circondassero la terra, e nel canto precedente Dante e Beatrice sono entrati finalmente nel 4° cielo, ossia nella sfera del sole, il cielo che ospita gli spiriti sapienti. Nel canto precedente, nel canto 10° del Paradiso, entrati nella sfera del sole, Dante e Beatrice sono accolti da una corona di spiriti luminosi, e tra queste anime luminose prenderà poi la parola San Tommaso d'Aquino, il celebre filosofo domenicano, il quale nominerà ad una le anime che compongono questa lucente corona di spiriti. Terminato poi questo elenco di anime, il canto 10° del Paradiso si conclude con questa corona di spiriti che canta e danza e ruota intorno a Dante e intorno a Beatrice. Il canto 11° del Paradiso si apre pertanto con un moto di stupore di Dante. Mentre gli uomini sulla terra si affaticano in vane e inutili occupazioni, Dante invece è accolto cotando gloriosamente nel cielo degli spiriti sapienti. Ma terminata questa danza celeste, San Tommaso nel canto 11° riprenderà la parola. Tommaso infatti legge nella mente di Dio che Dante è colto da un dubbio. Nel canto 10° infatti Tommaso affermò di far parte di quella greggia, ossia dell'ordine domenicano, nella quale se si seguono gli insegnamenti di San Domenico ci si impingua bene se non si vaneggia, ossia ci si nutre bene se non si inseguono le vanità del mondo. Io fui degli agni della santa greggia che Domenico mena, conduce per un cammino laddove ben ci si impingua se non si vaneggia. Ma a che cosa voleva alludere San Tommaso pronunciando queste parole nel canto 10°? Tale è il dubbio di Dante, e tale dubbio adesso Tommaso inizierà a chiarire. Il discorso di Tommaso inizia così con la provvidenza di Dio, la volontà divina. Infatti ad un certo momento della storia umana decise di inviare in soccorso alla sua Chiesa 2 uomini, l'uno San Domenico con il compito di difendere la Chiesa dagli eretici, e l'altro San Francesco con il compito di riportare la Chiesa alla purezza del primitivo messaggio evangelico. Tommaso però in questo canto parlerà soltanto di Francesco. Infatti parlare o dell'uno o dell'altro è la stessa cosa. Sia Francesco che Domenico infatti operarono per uno stesso fine, ossia per la difesa della Chiesa di Cristo. Tommaso in questo canto quindi celebra Francesco per celebrare Domenico e per mostrare quanto attualmente i domenicani siano decaduti rispetto al primitivo ideale del loro fondatore. Dicevamo quindi che Tommaso in questo canto celebra Francesco e lo fa ripercorrendo le principali tappe della sua umana esistenza, ossia di quando nel 1207 Francesco rinunciò ai propri averi spogliandosi in pubblica piazza ad Assisi, sposando così la povertà. Vi è poi raccontato di come intorno al 1210 Francesco si recò dal Papa Innocenzo III per ricevere da lui l'approvazione orale della sua dura regola, e di come poi la regola verrà approvata per iscritto nel 1223 dal Papa Onorio III. Vi è poi anche descritto il viaggio che Francesco intraprese in Terra Santa nel 1219 nel vano tentativo di convertire le genti musulmane, e di come tornato in Italia Francesco nel 1224 ricevette sul monte della Verna le stimmate, ossia le 5 piaghe della passione di Cristo. Il racconto della vita di Francesco termina poi con la morte del poverello, avvenuta, come sappiamo, ad Assisi la notte del 3 ottobre del 1226. In questo mirabile affresco dantesco l'esistenza di Francesco sembra poi poggiare su 2 grandi pilastri, ossia l'amore di Francesco per Madonna povertà e il desiderio di Francesco di seguire le orme della vita di Cristo. Come Cristo, infatti, Francesco sposò la povertà, decidendo così di vivere secondo la forma del Santo Evangelo, e questo proposito di vita di Francesco sarà poi ratificato dapprima dalla Chiesa di Roma e infine da Cristo stesso. L'ultimo estremo sigillo infatti Francesco lo ricevette sulla propria carne nel 1224, quando ottenne in dono da Dio, come sappiamo, le stimmate
della passione di Cristo. Il miracolo delle stimmate è senz'altro quello che ha avuto un eco maggiore, più grande nelle vicende legate alla vita del santo, anche perché durante la sua vita Francesco ha operato pochi miracoli, stando alle testimonianze dei suoi primi biografi, ma una volta morto Francesco nel 1226, questo miracolo inaudito fece letteralmente il giro del mondo cristiano. Era la prima volta infatti che un uomo riceveva in dono da Dio le piaghe della passione di Cristo. Francesco è stato infatti il primo stigmatizzato della storia cristiana. La parola stigmata deriva dal greco e vuol dire marchio, vuol dire segno. Questa espressione venne utilizzata per la prima volta in ambito cristiano da San Paolo nella sua lettera ai Galati: ego stigmata domini Iesu in corpore meo porto, ossia io porto i segni di Gesù nel mio corpo. Ma dopo San Paolo questa espressione stigmata scompare quasi del tutto dal vocabolario cristiano, per poi ritornare secoli dopo appunto con San Francesco d'Assisi, ed è del tutto naturale quindi che tale evento, mai accaduto in precedenza, ricevesse una così larga attenzione nel bene come nel male. Le stimmate di Francesco infatti trovarono anche dei detrattori. Una volta morto Francesco, infatti, i vertici dell'ordine dei frati minori diffusero presto la notizia di questo miracolo inaudito. L'intento era ovviamente quello di legittimare di fronte agli altri istituti religiosi l'ordine dei francescani, l'ordine dei frati minori. I francescani erano infatti l'unico ordine in grado di poter vantare un santo fondatore del genere. Questo provocò naturalmente delle rivalità, soprattutto da parte dell'altro movimento religioso nato quasi contemporaneamente a quello francescano, ossia quello dei predicatori, fondato da San Domenico di Guzman. San Domenico infatti non godeva di un tale privilegio, eppure non passò un secolo che gli stessi domenicani poterono vantare uno stigmatizzato tra i propri santi. Stiamo parlando naturalmente di Santa Caterina da Siena, ma anche la stigmatizzazione di Caterina non mise tutti d'accordo. Addirittura tra il 1472 e il 1478 il Papa francescano Sisto IV proibì di rappresentare in pittura la stigmatizzazione di Caterina. Ammettere la realtà delle stimmate di Caterina significava infatti negare che queste fossero un esclusivo privilegio di Francesco, ed è in questo clima pertanto che va collocato il brano poetico che adesso vi leggerò. Questa una composizione in versi sui miracoli di Francesco, proveniente da un manoscritto del XV secolo. Di questo testo però vi leggerò soltanto il passo relativo appunto alla stigmatizzazione di Francesco, cioè di quando Francesco presso il monte della Verna, da parte di un serafino apparsogli in forma di crocifisso, Francesco ricevette le 5 piaghe della passione, 2 alle mani, 2 ai piedi e una al costato. E sempre di questa composizione poi vi leggerò anche il miracolo accaduto ad un frate predicatore, ad un domenicano invidioso, il quale frate volle addirittura cancellare da un dipinto, da un affresco, i segni delle stimmate di Francesco d'Assisi. Stando in agonia del serafico ardore, il soggetto è naturalmente San Francesco, a cui è apparso un serafino in forma di crocifisso presso il monte della Verna. Stando Francesco in agonia del serafico ardore, Francesco tutto si distruggia nell'anima e nel cuore, sì fu grande il fervore che dentro lo infiammava, la carne gli passava, per 5 luoghi uscìa, nei piedi e nelle mani e anche nel costato apparve a mano Francesco all'or signato. Così stigmatizzato si ritrovò di fresco, sicché vedere Francesco Cristo vedere paria. Gesù a questo tratto a Francesco ha parlato: sai tu ciò che io ti ho fatto e ciò che ti ho donato? Io ti ho il corpo segnato dell'acerba passione, a ciò che il gonfalone, a ciò che lo stendardo mio, tu Francesco porti per la via. Essendo in uno convento di fra predicatore, San Francesco dipinto tra le altre dipinture, mostrando le punture delle stigmate sante in le mani e le piante, molto chiaro se vedia. Mossese per invidia uno dei detti frate e con sua mala perfidia le stigmate sagrate rase le lippe e guastate con un coltello dal muro parvegli essere sicuro che più non si scernia. Guardò il dissequente e vide le tornate, molto ne fu dolente lo invidioso frate, con simili mani rate le rase pur di nuovo, e il terzo dì di nuovo ancora
pur l'iradia mossese con molta furia, sì forte le cavava con impeto e ingiuria che il muro scalcinava. Il sangue allor colava per lo muro evidente, trassece molta gente che per veder corria. Allora per timore Francesco ebbe a pregare il frate predicatore che gli debbia perdonare, così si ebbe a stagnare il sangue di presente e il frate incontanente penitenza faccia. Grazie.